Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Coca, il mio mondo bello. Oggi andremo a fare insieme queste steline semplici, interamente a uncinetto, senza perline, ehm, per usarle come addobbo per l'alberello oppure chiudipaco, e in variante più piccolina potete farlo anche come orecchino. Ehm, Si possono fare in diversi materiali. Per esempio qua c'è il cordino cerato da 1 millimetro. Per questo ho usato un cotone abbinato a lurex. Vedete, ci sta anche, l'ho fatto anche in variante rosso bordeaux. Questo l'ho fatto col cotone e filo in poliestere ai bordi, quindi si può fare in un unico colore, oppure potete abbinare dei colori diversi, uno centrale e uno ai bordi, oppure potete farlo interamente in filo in poliestere, come ho fatto questo è filo in poliestere 0,40, e in questo caso per questi troverete già il tutorial sul canale appena pubblicato. Questi sono fatti proprio come orecchini, vedete, alcuni sono in fase di lavorazione ancora, questi l'ho fatti per ultimi. Quindi ricordate, per questo troverete il tutorial sul canale con perline ai bordi. Cosa cambia oggi? Oggi faremo senza perline, in una modalità più semplice, solo all'uncinetto. Parto subito con lista dei materiali. E prima di andare avanti vi ringrazio tutti per i commenti, per i like, e vi ricordo di seguirmi perché i prossimi della stessa serie steline saranno questi con i cristallini al centro, quindi state attenti che arriverà presto anche quello con i cristallini. Partiamo da un cerchietto chiuso, un anellino brisé chiamato. Per chi non ce l'ha può usare, può fare un cerchietto di catenelle, tipo 4-5 catenelle, oppure se volete potete usare i cerchietti in plastica che sono un po' più grandi, come ho fatto in questo caso. Questo vedete è più grande, ho usato uno di questi. E adesso dicevo l'anellino, l'uncinetto 1,50, perché oggi ve lo faccio in cotone, vi faccio questo modello qua perché è più facile capire la lavorazione ai bordi. Quindi potete usare, come dicevo, qualsiasi tipo di materiale, ma dovete adattare l'uncinetto allo spessore del filo. Uncinetto, filo, un paio di forbici, un ago grande per non far fatica ad infilarlo, e basta, si può partire. E in questo caso, come vedete, serve anche il secondo filo per fare i bordini. Quindi prendo il filo di lavorazione, quello con quale farò il centro della stellina, prendo l'anellino e vado a coprire questo anellino con 10 maglie basse. Inserisco, chiudo la prima e poi vado sempre col filo, questo che mi rimane, vedete non mi serve tanto filo all'inizio, lo vado ad incorporare nella lavorazione. Prendo sotto il filo e vado a fare 10 maglie, una, 2, e così completo il giro. Se usate un anellino più grande e un filo
sottile come questo ne farete 15, quindi servono delle maglie multiplo di 5. Ci vediamo quando finisco di completare il giro. Finito il giro di 10 maglie, chiudo con una maglia bassissima, ok, e adesso faccio 4 catenelle, 1 2 3 e 4. 2 mi sono servite per alzarmi e 2 per fare il salto. Da questo punto una la salto, una di base, e vado a infilarmi nella prossima e chiudo con una maglia bassa. Devo fare 5 archetti così, quindi faccio 2 catenelle belle larghe, salto questa di base, una, e vado nella prossima e faccio così per 5 volte. Se lavoro con il cerchietto grande, come in questo caso, vedete, ho saltato 2 di base, c'ho 2 saltate qua, non una. E se invece volete inserire, mi è venuta come idea, volendo si potrebbero inserire, se li trovo, non so dove l'ho messi, si potrebbero inserire dei cristallini. Ah, eccoli qua. Se volete inserire dei cristallini alla base, invece di 2 maglie per fare l'archetto, potete farne 3, così lo spazietto si allarga e qua con l'ago si può inserire un cristallino, qua uguale. Alla fine inseriamo l'ago, filo, e andiamo a mettere i cristallini. Se volete più, diciamo, più scintillante, quindi per fare più spazio, invece di 2, come facciamo adesso, di 2 catenelle ne faremo 3 di salto, e vado avanti così con 2 per fare 5 archetti. Ecco, fatto la quinta, il quinto archetto, vado qua alla base del primo, chiudo con una maglia bassissima, vado ad inserirmi direttamente nell'archetto, prendo e chiudo con una maglia bassissima e qua faccio 3 catenelle per alzarmi, 1 2 e 3, e qua faremo 5 maglie alte non chiuse, le lasciamo aperte sull'uncinetto, quindi una, prendo sull'uncinetto nello stesso posto, 2, facciamo 5, 3, 4 e 5. Vedete, arriviamo ad avere 6 asoline sull'uncinetto. Andiamo a chiuderle tutte insieme con un'unica tirata. Faccio una catenella, un'asolina come la chiamate, infilo in questo spazietto, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Adesso la faccio più larga per farvi vedere l'idea. Poi scendo con 3 catenelle, 1 2 3, e vado nello stesso archetto qua a questo margine e chiudo con una maglia bassissima. Mi sposto nel prossimo spazio, chiudo con la maglia bassissima e faccio 3 catenelle, 2 3. Chi ha visto il tutorial di queste qua, di queste stelline, capisce che è lo stesso procedimento, solo adesso vi volevo far vedere come lavoriamo ai bordi. Una, vado più veloce, 2, 3,
4, 5. Abbiamo in tutto 6 su uncinetto, le chiudiamo, chiudo qua sopra, infilo nello spazio e chiudo con una bassissima e scendo con 3, 1 2 3 catenelle nello stesso archetto, chiudo e mi sposto nella prossima e faccio lo stesso, mi alzo con 3 e vado a fare le altre parti della stellina. Finiamo tutto il giro. Eccoci arrivati all'ultima punta, chiudo, ho tagliato il filo, sfilo, tiro bene e poi andrò a nascondere il filo qua sul rovescio. Se volete farlo, aspettate un po', quindi qua lo nascondete bene tirandolo dietro alle maglie. Questo iniziale del cerchietto che abbiamo lavorato dentro il cerchietto lo possiamo tagliare subito. Questo fatelo passare un bel po', un giretto, un po' di maglie e poi lo tagliate. Io adesso perché voglio andare avanti. Per chi, dicevo, per chi vuole continuare tipo in questo modo senza cambiare il filo, farà gli stessi passaggi che faccio vedere adesso continuando con lo stesso filo. Se invece volete farlo così, adesso tagliate il filo e prendiamo quest'altro, che in questo caso io uso un filato, si chiama in poliestere 0,60, si chiama Lumina 9 perché è più rigido e brillante e mi piace l'effetto che dà alla stellina, che avendo il centro in cotone così la irrigidisce di più. Quindi vado da qualche parte, dopo che ho nascosto il filo, vado ad attaccarmi col filo, col secondo filo questo dei bordi, qua in mezzo tra due punte. Lascio un capo di filo piccolo solo per andare a nasconderlo dopo, prendo e faccio una catenella, lo tiro bene, vedete, lo tiro bene qua indietro per rimanere bene fermo. Adesso attenzione, andremo a lavorare ai bordi della prima punta. Faccio una catenella e vado qua dentro l'archetto, vedete, lateralmente, e chiudo con una maglia bassissima. Faccio un'altra catenella e vado sempre qua lateralmente dentro l'archetto e chiudo di nuovo con una maglia bassissima. E ho fatto due maglie bassissime alternate da 2 catenelle ai bordi. Adesso faccio di nuovo una catenella e vado direttamente nella punta, vedete, qua c'è la punta della stella, c'è uno spazietto, non so se ecco, si riesce a vedere meglio. In questa punta vado, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Qua mi alzo con 3, 1 2 e 3, con 3 catenelle, poi torno nello stesso spazio e chiudo con una maglia bassissima. Adesso tocca fare quest'altro laterale, catenella e maglia bassissima,
poi un'altra catenella e di nuovo qua prendo il filo e maglia bassissima e un'altra catenella e vado direttamente in questo spazio tra due punte, prendo e chiudo con maglia bassissima e vedete la prima punta è stata ricoperta. Adesso da qua siamo allo stesso punto di partenza di qua, catenella, vado al laterale, chiudo con maglia bassissima, un'altra catenella e maglia bassissima, un'altra catenella e vado nella punta, chiudo e mi alzo 1 2 3, chiudo nello stesso posto con maglia bassissima, catenella, maglia bassissima, catenella, maglia bassissima, catenella e spazietto tra le punte, eccolo, si vede, e maglia bassissima. Ho fatto 2 punte, continuerò con catenella, maglia bassissima, catenella, maglia bassissima e come abbiamo fatto qua faremo tutto il giro per tutte e tre, tre rimanenti. Arrivati alla parte finale chiudiamo sempre con una maglia bassissima, tiriamo bene il filo, lo tagliamo e andiamo a nasconderlo poi, io non lo voglio tagliare adesso, e lo andiamo a nascondere dentro la lavorazione. Si può fare mettendo un anellino sul retro della lavorazione, vedete, un anellino aperto, lo apriamo, infiliamo qua dentro le maglie e potete farlo tipo come portachiavi. Siccome io mi sono trovata questo anello portachiavi attaccato a questo cuore che ho fatto tempo fa, per farvi vedere come idea anche portachiavi viene carinissimo. Oppure se lo volete abbellire un po' di più, come dicevo all'inizio, prendete un ago con il filo sempre dello stesso colore della stellina e iniziate ad inserire delle perline. Ecco, si può fare un bordino dorato e in questi spazietti, se avete cristallini oppure perline, ricordate di farlo un po' più largo, gli archetti di farli più larghi, non da 2 ma da 3 o 4 catenelle iniziali. Ok, quindi così è un pochino più più scintilloso, che ho messo 6, vabbè, con la vista sapete c'ho problemi. E questo è tutto. Si possono fare come orecchini, come vi dicevo, fate voi, addobbate l'albero, usatelo per i pacchi natalizi, fatemi sapere insomma nei commenti e io ringrazio tutti, vi aspetto al prossimo tutorial, sempre stelline se le volete, cioè queste coi cristalli al centro, guardate come brillano. A presto, arrivederci.